Oggi Rosario ci racconta una storia che comincia con un tablet dimenticato acceso sul tavolo della cucina e finisce davanti a un cancello che conosceva fin da bambino. 28 anni al volante di un camion, 21 di matrimonio, e una scoperta che non riguardava solo sua moglie. Il colpo di scena, credetemi, non è quello che immaginate. Ma soprattutto sentirete come ne è uscito, passo dopo passo. Rosario ha avuto il coraggio di mettersi a nudo davanti a tutti noi. Aiutami a onorarlo con un like, a te costa un secondo, per queste storie vale moltissimo. Mi chiamo Rosario, ho 50 anni e da 28 guido camion. Salerno è casa mia. Il porto, l'odore di salsedine e gasolio alle 5 del mattino, il lungomare che si accende piano, mentre io sono già in tangenziale. Quella mattina di ottobre era una mattina come mille altre. Marilena mi aveva preparato il caffè nella moka piccola, quella per due. Aurora era scesa in cucina con le cuffie nelle orecchie e mi aveva dato un bacio sulla guancia senza togliersele. Mia moglie mi aveva sistemato il colletto della polo, come faceva da 21 anni, e mi aveva detto: guida piano, Rosà. Quella mattina non sapevo che era tutto finto. Dicono che noi camionisti conosciamo le strade meglio delle nostre case. È vero, io conoscevo ogni curva della Salerno-Reggio Calabria, ogni autogrill tra qui e Verona, ogni piazzola dove fermarsi quando la nebbia mangia i fari. Ma non conoscevo più mia moglie. I segnali c'erano stati? Ora lo so. Il profumo nuovo, costoso, che non le avevo regalato io. La palestra 3 volte a settimana, poi 4. Il telefono che da un anno dormiva a faccia in giù sul comodino. Sempre. Le domande che non mi faceva più. Prima, quando rientravo, voleva sapere tutto. La strada, il carico, cosa avevo mangiato. Da mesi mi chiedeva solo: quando riparti? E io, stupido, ci vedevo premura. È successo un martedì. Ero rientrato da Bologna con un giorno di anticipo perché il carico di giovedì era saltato. Marilena era fuori, Aurora a scuola. Volevo farmi 2 spaghetti e cercavo una ricetta sul tablet di casa, quello che usiamo tutti, appoggiato al portafrutta come sempre. Ero lì, con la pentola in mano, quando il tablet si è illuminato sul tavolo della cucina. Una notifica. Il tablet era sincronizzato col telefono di Marilena, cosa che lei evidentemente aveva dimenticato. Sullo schermo un'anteprima di messaggio da un contatto salvato come Pilate Sanna. Giovedì lui parte per Verona. Vieni all'ora solita. Ho fatto preparare tutto per te. Ho letto 2 volte. 3. La pentola pesava 1 tonnellata. Lui ero io. Io partivo giovedì per Verona. Lo sapevamo in 3. Io, la ditta e mia moglie. Ho appoggiato la pentola nel lavello piano piano, come se in casa dormisse qualcuno, e mi sono seduto. Sono rimasto seduto finché la finestra non è diventata scura. Non ho cucinato, non ho pianto. Ho solo guardato quel tablet spento come si guarda un animale che ti ha morso. Avrei potuto affrontarla quella sera stessa. Non l'ho fatto. Volevo vedere. Avevo bisogno di vedere, perché una parte di me, quella parte cocciuta che ripete che dopo 21 anni certe cose non succedono, cercava ancora una spiegazione innocente. Così, giovedì mattina ho fatto tutto come sempre. Caffè, colletto sistemato, guida piano, Rosà. Ho portato il camion al piazzale della ditta, l'ho parcheggiato, ho detto al capo movimento che partivo nel pomeriggio per un problema ai freni. Poi ho preso la mia vecchia Punto e sono tornato sotto casa. Alle 10:30 Marilena è uscita. Vestito buono, quello blu che le stava d'incanto, capelli sciolti, il passo leggero di una che va incontro a qualcosa di bello.
Mi si è stretto lo stomaco. Erano anni che non la vedevo camminare così per me. L'ho seguita. Un camionista sa tenere le distanze, sa leggere il traffico. Lei ha preso la statale verso la costiera, direzione Vietri. Io dietro, 2 macchine di mezzo, le mani che sudavano sul volante come non mi succedeva nemmeno sui tornanti col rimorchio pieno. A un certo punto ha rallentato, ha messo la freccia, si è fermata davanti a un cancello che conoscevo a memoria. Ferro battuto nero, i pilastri di pietra, le bougainvillee, il cancello della villa di mio zio Alfredo, il fratello di mio padre, l'uomo che a 22 anni mi aveva messo in mano le chiavi del mio primo camion, il titolare della ditta per cui guidavo da 28 anni. Il cancello si è aperto senza che lei suonasse. La aspettavano. Ho parcheggiato 100 metri più avanti e sono rimasto lì 3 ore, fermo, con il motore spento e il mondo che mi crollava addosso in silenzio, un pezzo alla volta, come una frana lenta. Non sono entrato, non ho sfondato il cancello, anche se l'ho immaginato 50 volte. Sono tornato a casa e per 11 giorni non ho detto niente. Non ne vado fiero di quei giorni. Bevevo, non tanto da non guidare, ma abbastanza da vergognarmene. Controllavo il tablet ogni notte, alle 2, alle 3, seduto al buio in cucina con lo schermo che mi illuminava la faccia. Ho riscaldato la stessa tazza di caffè 4 volte senza berla, una domenica mattina, mentre lei mi raccontava del corso di Pilates. Ascoltavo mia moglie mentirmi e prendevo appunti mentali come un contabile del dolore. 11 giorni. Poi una sera Aurora è uscita con le amiche e io ho messo il tablet sul tavolo della cucina, davanti a Marilena, con il messaggio aperto. Che cos'è questo? Lei è diventata bianca. Ha provato la strada della rabbia. Mi spii adesso? Ho risposto piano, perché urlare non mi veniva. Avevo urlato tutto dentro per 11 giorni. Ti ho seguita giovedì. So dove sei andata. So da chi. Il silenzio che è calato in quella cucina lo sento ancora. Poi ha pianto e in mezzo alle lacrime è uscita la frase che mi ha fatto più male delle corna. Tu eri sempre via, Rosario, sempre via. Come se fosse colpa della strada. Come se io, in quei tir, ci dormissi per piacere e non per pagare il mutuo, il motorino di Aurora, il vestito blu. Da quanto? Ho chiesto. 2 anni, ha detto. 2 anni. 2 anni di cene di famiglia con zio Alfredo a capotavola, di auguri di Natale, di lui che mi stringeva la spalla e mi diceva «Rosà, sei il mio miglior autista». 2 anni. Le ho chiesto di lasciare la casa per qualche giorno. È andata da sua sorella. Ad Aurora abbiamo detto una mezza verità. Mamma e papà hanno dei problemi. Lei ha 16 anni. Non è scema. Ha capito tutto dalla metà. Io continuavo a guidare, perché i camion non aspettano il tuo cuore. E lì, in quei giorni, è arrivata la seconda scoperta. Quella che ha ammazzato anche l'ultima speranza. Ero in ufficio traffico a ritirare i documenti di viaggio e Gino, il capo movimento, ha fatto una battuta. «Rosà, quest'anno le tratte lunghe te le sei prese tutte tu, eh? Il principale ti vuole bene, assai». Mi si è gelato il sangue. Gli ho chiesto di vedere i registri degli ultimi 2 anni. Gino non capiva, ma me li ha stampati. Verona, Udine, Torino, tratte da 3 giorni, da 4. Le tratte più lunghe portavano tutte la sua firma, non del capomovimento, di Alfredo. Mio zio mi assegnava personalmente i viaggi, mi mandava lontano per starle vicino. Non era solo l'amante di mia moglie, era il regista della mia assenza. Pagava me per togliermi di mezzo e ogni chilometro che facevo
era 1 chilometro che regalavo a lui. Sono andato alla villa. Lui è uscito nel piazzale con la calma di chi ha sempre comandato tutti e mi ha detto: Rosario, siamo uomini, ragioniamo. Non ho ragionato. Gli ho dato uno schiaffo, uno solo, a mano aperta, davanti al giardiniere. Poi ho preso a calci lo specchietto della sua Mercedes finché non è rimasto appeso ai fili. Non ne vado fiero, ma nemmeno me ne pento fino in fondo, e chi c'è passato mi capisce. Mi sono licenziato il giorno dopo 28 anni. Sono uscito dal piazzale a piedi e ho dormito male per settimane. A 50 anni, senza lavoro, con una separazione in corso e una figlia adolescente. Il fondo l'ho toccato una notte di dicembre, seduto in macchina davanti al porto, con una bottiglia sul sedile del passeggero e il telefono in mano, a guardare le foto di 21 anni di matrimonio come si guarda l'inventario di un fallimento. La svolta è arrivata con un bicchiere di carta. Una mattina, presto, ero seduto sul muretto del parcheggio dove tenevo l'appunto e Aurora è arrivata a piedi, prima di scuola, con 2 caffè del bar. Me ne ha messo uno in mano e si è seduta vicino, senza cuffie. Papà, guardami, io sono ancora qui. 4 parole. Ho pianto davanti a mia figlia per la prima volta nella vita e lei non si è spaventata. Mi ha tenuto il braccio e basta. Quella mattina ho capito che potevo perdere un matrimonio, un lavoro e uno zio, ma non avevo il diritto di perdere me stesso, perché me stesso serviva a lei. Da lì è cominciata la risalita, che non è una parola da film, è una lista di cose piccole. Ho svuotato le bottiglie nel lavandino, tutte, una sera, senza cerimonie. Ho trovato lavoro in una piccola cooperativa di trasporti di Battipaglia. Tratte regionali, si guadagna meno, ma la sera rientro. Ho preso un bilocale vicino alla scuola di Aurora, con la cucina piccola e una moka per 2. La separazione è stata civile, perché ho voluto io, così, per mia figlia, anche quando dentro avevo il fuoco. Ci sono state ricadute. Una sera sono passato apposta davanti a quel cancello e sono rimasto lì 20 minuti a odiare e ho capito che l'odio è benzina che bruci tu, non loro. Ho smesso di passarci. Ho ripreso a camminare sul lungomare la domenica, ho imparato a cucinare più di 2 spaghetti. Il giovedì sera, Aurora cena da me. Sempre. Il giovedì? Sì, me lo sono ripreso. Sono passati 2 anni. Marilena vive ancora con sua sorella. Con lo zio è finita quando io non ero più il marito da ingannare. E questo dice tutto. Io e lei ci parliamo lo stretto necessario, senza veleno. Non ho perdonato, ma ho smesso di aspettare le scuse. È un'altra forma di libertà. Porto i segni, certo. Certe notti in piazzola mi sveglio e per un attimo cerco il tablet con gli occhi, ma poi respiro e passa. Ho passato la vita a guardare la strada davanti, convinto che i pericoli fossero lì. Il ghiaccio, la nebbia, il colpo di sonno. Ho imparato che le cose che ti distruggono non ti vengono incontro sulla strada. Ti crescono in casa mentre sei lontano, firmate da chi dice di volerti bene. E ho imparato un'altra cosa, l'ultima. Si può ripartire anche a 50 anni. Basta un caffè in un bicchiere di carta, una figlia che ti dice guardami, le mani ferme sul volante e la strada davanti. Rosario dice che le cose che ti distruggono non ti vengono incontro sulla strada, ti crescono in casa mentre sei lontano. Una lezione che pesa come un carico intero. Se questa storia ti ha toccato, qui accanto ne trovi un'altra che devi assolutamente sentire. Ci vediamo lì.